Ti piace la carotina? Questo è un multivitaminico. Se te mangi questo, cioè cambi fino a 100 anni. Oh. E io da autunno comincio a avere i castagni, i funghi. Voi lo sapete, sono un po' malato io. Ci tengo molto a farvi ricette stagionali. Immaginate la zucca, quanto è buona. Piace a tutti la zucca, pure ai bambini perché è un po' dolce. Le patate dolci, ragazzi, sono buone da morire, dovete utilizzarle un po' più spesso. Le carote, le rape rosse, sì, le rape rosse. Incominciate a comprare le rape e a cucinarle. Faremo un piatto veramente buono. Oh, mi raccomando, devi dare la ricetta fino alla fine perché non sai che te perdi, se no, eh. Mo' vi faccio divertire. Anzi, vi scrivete nei commenti. Che cos'è la cipolla? Dici, ma che vuol dire? È cipolla? No, questo è un bulbo. E che cos'è la patata? Quella dolce o quella normale? È un tubero. Poi ci sono le radici. Il sotto che mangiamo è una radice. E poi escono le foglie. Vedete qua, sia nella carota, sia nel daikon, la stessa cosa. Poi ci abbiamo detto i tuberi e il bulbo con una pentola d'acqua calda, ok? Leggermente salata. Così, sale grosso sempre, la portiamo in ebollizione, noi ci dobbiamo divertire a far mangiare le nostre verdure, i nostri ortaggi, le nostre radici, i nostri tuberi, che sono poi le cose che mangiavano gli uomini della preistoria. E quelli c'erano una panza, non so perché, correvano e si mangiavano queste cose, non mangiavano niente di raffinato, ok? Quindi, detto questo, iniziamo subito. Iniziamo da che cosa? Iniziamo dalle cose che non colorano, quindi le patate, perché useremo soltanto un'acqua, quindi usando quest'acqua per sbollentare, che faremo? Staremo attenti a metterle per colori neutri all'inizio e poi andremo a finire con i colori forti, cioè con la rapa rossa, ok? Io l'ho lavata molto bene, vi posso dire una cosa, a me mi piaceva la buccia, mi piacciono le patate quando ci metto pure la buccia, sono fantastiche. La patata dolce è meglio se la fate lessa perché così ha un indice glicemico meno alto, quindi la tagliamo a pezzettini. Tu dici, ma questo indice glicemico la veretta a me che serve e facciamo in questa maniera, va bene? Guardate che bella, così, guardate, è stupenda, bellissima. Pure questa, così facciamo un gioco di colori, capito? Allora, il segreto per fare una buona spesa è comprare non a chili. Mi dai un chilo di quello, un chilo di quello, mi dai una patata di quel colore, una patata di un altro colore. Non state a comprare troppa roba che poi vi rimane là in frigo, a meno che in siete in tanti. Quindi se siete in tanti, giustamente bisogna comprare a chili. Metto prima questa, normalmente queste patate dolci si trovano tutte quante che vengono dall'estero. Cercate di vedere quelle là che vengono dall'Italia. I nostri prodotti sono i migliori al mondo. Sì, è vero, ragazzi. A meno che non mi parli di un prodotto che è tipico del nord o dell'Equatore, quindi immagino che una papaya sicuramente sarà più buona quella là che viene dall'Indonesia o dalle Thailandia che quella fatta in Italia. Però questi prodotti qua sono sempre migliori se voi li comprate italiani, ok? Poi ci sono dei paesi pazzeschi come il Perù che mi sembra che c'ha 200 tipologie di patate, quindi sono delle eccezioni che sono proprio patate che provengono da quella zona. Però ho detto adesso cominciamo a farle anche noi in abbondanza, perché poi che succede? Gli agricoltori soddisfano le nostre richieste. Se noi gli chiediamo le patate dolci, quelli cominciano a piantare le patate dolci. Sbollentate in acqua e sale e la lasciamo andare così, ma per poco tempo, fino a quando proprio vediamo che è leggermente cotta. Vi faccio capire io come. Però calcolate, di questa grandezza deve stare 3 minuti a cuocere. Poi immaginiamo così. Immaginiamo, questo è il bel mazzo di carote, l'ho pagato 1,90 €, guardate che sono belle, Poi mi insegnerò anche a fare una cosa, che con questa erbetta, che vedete qua, c'è una mia amica al mercato che ci fa la frittata ed è buonissima, ok? Perfetto, 3 carotine, mi piace questo verde, mi piace questo, fare così. Immaginate che piatto sto facendo, immaginate tutte queste verdure, perché noi difficilmente troviamo ristoranti che soddisfano. Io quando vado al ristorante è sempre una guerra, c'è soltanto tipo di verdure, o le verdure grigliate o le verdure, aspetta, che fanno? L'insalata. Ma una bella verdura ripassata, una verdura diversa, è divertente, no?
ok? Da fare. Queste ce le posso mettere intanto. Carote, eccole qua. Immaginate tutti questi prodotti con gusti diversi, ci facciamo una bella salsetta, qua famo contentissimi i vegani. So che non c'entra niente, però sto lanciando il mio nuovo corso della carne, della mia accademia online di cucina, è pazzesco. Diceva, ma proprio oggi ci stai di sta cosa mentre stai a fare solo verdure? Eh sì, e che fai? Ti mangi le verdure senza niente, il pezzetto di carne non lo fai. Iscrivetevi alla lista attesa del mio corso, che è fighissimo. Sono andato dentro agli allevamenti, sono andato dal macellaio, abbiamo visto la mezzena, i quarti, poi siamo andati a fare tutti quanti i vari tagli di carne, abbiamo capito come il taglio è più giusto per quella cottura, quale strumento, quale coltello bisogna utilizzare. Vabbè, insomma, iscrivetevi alla lista d'attesa, è pazzesco. Guardate il coltello come va, è pronta, è perfetta. Eccole qua. Via le carotine. Poi andiamo a mettere l'altra patata. Allora, io vedo di la verità. Ogni qualvolta vedo una ricetta mia, a me piace improvvisare. Cioè, a me piace fare le cose che ho pensato, ripensato. No, io la cosa prima che faccio è vado al mercato, vedo le rape rosse e le compro, vedo il dai con figo e lo compro. Quindi mi faccio suggestionate le cose che vedo, ok? Da lì poi galoppa la mia fantasia, dice che ci farò, che cosa ci farò e vedete che ci farò, farò cose diverse, una cosa la farò grigliata sulla bistecchiera, una cosa la farò saltata in padella, voglio fare un piatto di verdure che la gente dice, ah ma mi hai fatto sognare, rape rosse, adesso bene, un po' di gambo delle foglie lo lascio e poi peliamo, guardate che meraviglia, questa la sapete che cavolo fa, zozza tutta, zozza, guardate che colori, meraviglioso. Così. Avete capito per quale motivo la cucino per ultimo questa? Poi taglia a metà, taglia a spicchietti. Guardate che meraviglia. Ah, stupenda. Allora qualcuno mi dirà, ma posso mettere a fare tutto questo? Ma quanto ci metto? Una pentola ti ho messo fuori una pentola d'acqua. Che ci vuole? Niente ci vuole. Non te lamentare. Vuoi sta bene, vuoi sta bello, con la pelle bella, con gli antiossidanti, con tutte quante quelle belle vitamine. Devi mangiare colorato, se non mangi colorato non ti mangi le vitamine. Togliamo le foglie, guardate, così. Non buttiamo niente, vedete, guardate, le sfibro. Facciamo una cosa pazzesca, da sogno, colorata, bella, perché le verdure funzionano e riusciamo ad acchiappare quelli che se li devono mangiare se le facciamo belle colorate. Se facciamo la verdura tutta quanta un po' quel colore brutto, ossidato, è normale che la gente non si mangia niente. Ah no, sai, meglio di no, mangia un'altra cosa, il petto di pollo. Quindi quando vedete le verdure belle, prendetele, qualcosa ci fate, andate sul mio canale YouTube e vedete che qualcosa trovate di ricetta con le verdure. Scrivete rapa rossa, ci sta qualche ricetta, patata dolce, ci sta qualche ricetta, o se no andate sul libro mio. Guardate, sono pronte? Vedete? E ora qualcuno già lo so che sta di, o sta di, sta a pensare. E che ci fai quei gambi? Te pensi che io non li utilizzo quei gambi? E che fa? Mica c'ho il maiale a casa che si mangia i gambi, quindi utilizzeremo anche questi. Mi ero dimenticato la zucca, quindi usiamo anche la zucca. Questa qua è un Hokkaido, è una zucca che sa di castagna, mi piace tanto, addirittura si può mangiare anche la buccia. La lavo bene, ok, così. A dadini. Bollentata pure questi, sfibriamo queste coste in questa maniera, guardate, così saranno più morbidi, saranno più facili da cuocere. Prendo un pezzettino e tiro così, prendo qua un pezzettino, ecco qua, pronta, via, vedete? Mazza che abbiamo fatto, vai, tagliate se non mentrano, e le rape rosse, guardate che bel colore, rosso, così, guardate che meraviglia. E adesso divertiamoci. Olio buono, ci abbiamo la padella antiaderente, ok? Qualcosa la facciamo rosolata in padella, come ste carotine, ok? Così.
la zucca dalla parte della buccia diventa ancora più buona. Lavo la prima, soltanto la prima camicetta, me la chiamo io ragazzi. Radice, via, taglia a metà, così e così. Che meraviglia. Guarda che colori, sono felicissimo. E ora dicevano a Roma, quando uno cantava, te va all'acqua dell'orto, eh? Perché sai, quando l'orto ce l'hai bello annaffiato, escono queste belle verdure, no? Un po' di sale, questo me lo so portato da Bali, eh? Ok, metto le foglioline qua. Guarda che bello. Incominciamo a mettere il verde. Carotina, guarda la carotina. Yeah. Ti piace la carotina? Guarda qua che spettacolo, yeah. La zucca. Le rape. Patata dolce bianca, cipolla. Brucia, carote, daikon, ma adesso lo vendono dappertutto ragazzi, tagliato come per fare il pinzimonio, c'ha un po' il gusto del ravanello, ci sta benissimo, quindi abbiamo una nota croccante. Un po' dove capita, poi facciamo un'olietta al volo, un condimento. Buonissimo. Olio, un peperoncino, questi qua non so piccanti, però fa colore. Svuotiamolo. Eccolo qua. Lime o limone. Oh, e un po' di zenzero non ce lo mettevo. Ma vi rendete conto che besto fa? Questo è un multivitaminico. Ragazzi, se te mangi questo, cioè cambi fino a 100 anni. Oh. Guarda, pazzesca. Un po' di timo, rosmarino. Da un tocco di verde. Guardate che piatto, guardate che bello, naturale. Oh, assaggiamo, voglio prendere questo pezzetto qua. Tu immagina questo vicino a un bel pezzetto di carne o di pesce. Pazzesco ragazzi, oppure mangiare questo piatto così, oppure accompagnato con 2 uova. Hai fatto un pasto da paura, buonissimo. Cioè, o se sei vegano mangi solo questo, o se sei uno come me, che c'hanno pure 2 proteine, uova, pesce o carne o pollo o un coniglio, sarebbe eccezionale. Usiamo le verdure di stagione, mi sono stancato da dirlo, basta,